Nelle 2 puntate precedenti avete visto come abbiamo fatto a finire a Taipei in Taiwan per partecipare ai mondiali di tiro dinamico sportivo indetti dalla G&G Armament. Oggi vediamo la prima giornata di gara con la cerimonia di apertura e il record del mondo che abbiamo infranto nello stage numero 1, oltre al tempo migliore del giorno nel 5x5. Ma andiamo subito a vedere la gara. Ok, partiamo con la seconda giornata di gara. Oggi dobbiamo fare il tempo. Dobbiamo fare il tempo sperando di battere e di migliorare quello di ieri, che è già stato eccezionale. Andiamo a vedere che cosa combinano i ragazzi giù nella prova di tiro. E che cosa vuoi che facciano? Si preparano tutti molto seriamente alle linee di tiro. Tra compagni. Ci si conosce, nascono delle amicizie. Chiquito, io non so che ponete. Credo che sì. Lo stage alle mie spalle lo conoscete già, è il 5x5, quindi 25 metri da spegnere, però a coppie e correndo avanti e indietro da una linea all'altra prima di incominciare a sparare. Esattamente, quella è una parte delicatissima, perché a seconda del tempo che fai ti qualifichi nel ranking e in base al ranking poi parteciperai ai vari stage, quindi hai più o meno possibilità di guardare gli altri, insomma, importantissimo. Ma prima di buttarci nelle gare ci aspettava la fantastica cerimonia di inaugurazione. Allora, la cerimonia di inaugurazione è un momento veramente bellissimo, emozionante, tutte le squadre, tutte le bandiere, tutto in pompa magna, se non fosse che un pelino lunga. Che hanno sfilato ed erano tanti, quando sono tutti lì in piedi uno di fianco all'altro, è lì che incomincia una situazione un po' particolare di attesa. Se poi pensate che è già sufficientemente stressante la gara, dovete immaginarvi cosa significa stare 1 ora e mezza in piedi tenendo una bandiera e ascoltando questi suoni allucinanti per questo tempo, come se fosse una camera della tortura. 50年的军服从来没有脱过。也就是台湾有这么英勇的国军呢，我们才可以这么自由祥和的生长在台湾。接下来，让我们最勇敢的感受的掌声呢，来欢迎我们的美泽上将来为我们支持。在此时此刻有多么重要，可是呢，大家是举起双手，给在座上的嘉宾，尤其是6年。 Ragazzi, io sono andato al 7-Eleven in bagno, ho comprato le patatine, sono stato mezz'ora nel 7-Eleven, davvero, e questi stanno continuando a sentire questa cosa a un volume improponibile. Andiamo a vedere che facce hanno dopo tutto sto tempo.
Com'è andata? Bello, vero? Scherzi a parte, ora toccava concentrarsi. Oggi si sarebbe giocata la prima tornata di gara. Riscaldarsi e ripassare tutto, era il turno del 5x5. I tempi scendono e i migliori sono sotto i 47 secondi. Tocca fare meglio. Noi sugli spalti a seguire ogni mossa di Zorro e Francesco. Poi si parte. Guardatevela pure integrale questa sessione. Ed è con questa performance finale, un colpo, un bersaglio, che Francesco farà il miglior tempo registrato in quella giornata, dandoci la possibilità di svettare nel ranking. Ma ora sarebbe arrivato il Search and Destroy. Qui i tempi migliori incominciano ad essere quelli al di sotto di 1 minuto e mezzo. Non è per niente facile muoversi e sparare, ancora di più se in due e vincolati da una corda. Questa è la proposta che la G&G ha formulato anni fa, quando ha progettato questo stage, con lo scopo di esaltare l'affiatamento in una rapida successione di ricerca e tiro. Che è come una livella di umiltà per chiunque entri nell'arena. E la nostra squadra ci ha dato dentro da far paura.
nonostante tutte le volte che l'ho visto, sono sempre emozionato quando vedo sto pezzo. E vai là! No, ma bellissimo, bellissimo, bellissimo. Consiglia. Wow. Sì. 那么 OK， 来拍一下，帮我拍一下哦。OK。Sto permettendo, Oh, Paesa, allora hai visto anche il grande presidentissimo della G&G è venuto a congratularsi subito con i ragazzi. E perché? Perché avevano infranto il record mondiale. Quello stage, lo stage numero 1, Search and Destroy, è uno degli stage che ancora esistono dall'inizio di questi mondiali, sul quale avevano fatto dei tempi, avevano fatto dei record che noi abbiamo battuto, ma alla stragrande. Se non mi sbaglio il record era 1.12 o 1.10, qualcosa del genere. Cioè, non vi dico l'emozione, ma del resto la state vedendo. Guarda che questo lo diciamo. Cioè, ti ho detto, dai, oh, Franco, facciamo il primo con cara. Mamma mia che roba. Quindi alla fine abbiamo fatto il record mondiale. Cioè oggi è la giornata più bella e la ricompensa per tutto il lavoro fatto, non solo da Diego, chiaramente che Diego sarà là lì che salta e fa la festa, ma anche noi della Last Shot Production, lo posso dire tranquillamente a nome di Paolo 1, Paolo 2 e tutti quelli che ci hanno dato una mano, Stefano Bologna eccetera eccetera. Questo è il raggiungimento di un obiettivo incredibile. Negli anni abbiamo preparato una squadra che ad oggi ha già vinto 2 premi, il miglior tempo sul 5x5 e il miglior tempo sull'arena mondiale. Sto parlando di record mondiale per adesso da battere e verrà mantenuto per gli altri anni sul stage 2 che ha creato la G&G qua a Taiwan. E quindi cosa dire, vediamo domani come va, perché promette molto bene. Cioè già così siamo contenti come delle Pasque e le selezioni evidentemente fatte in tutta Italia aumentano il livello e quindi si è scremato e si è trovato sempre di più della gente brava. Infatti Zorzi lo sappiamo che è bravo, non peraltro vince in tutte le gare anche la sua squadra eccetera eccetera, di qualunque circuito si ficchi. Perché? Perché sono veramente bravi obiettivamente ed è affiancato da un ragazzo iper in gamba. Perché? Perché effettivamente quest'anno le selezioni sono state più dure e questo tutto fa. E vai Italia, porca. Nella terza puntata vedremo il terzo stage, l'ultimo, e le premiazioni che ci hanno portato sul podio. Vi ringrazio per i bellissimi commenti che mi avete fatto sugli altri video. Mi raccomando, anche in questo, se volete aiutarvi, se siete arrivati fino a qua vuol dire che vi è piaciuto, mettete un pollice su che mi dà una mano a diffondere questo video e magari a diffondere anche questo sport. E vi ricordo che se volete aiutarmi ancora di più, sotto c'è l'abbonamento per poter sostenere questo canale. Da Pio 3 per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao là, impallinati.